Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, anche Luna e Venere in bilancia. Questo è un video che ti deve arrivare in questo momento, i messaggi che devi ascoltare in questo momento, quindi è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. E andiamo a vedere quali sono i messaggi per te, le energie nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ok? Allora, vediamo, partiamo dagli oracoli. Spiriti, che energie ci sono per te? In bilancia. Iniziamo mettendo 3 oracoli di questi. Uno, 2 e 3. Allora, vediamo quali sono le energie. Protezione spirituale. Gli dei e il tuo angelo custode ti guidano e ti proteggono a livello fisico, emozionale ed energetico. Quindi questo è un messaggio molto importante. Se avevi dei dubbi o se stai un po' stanca, un po' stanco o stai somatizzando nel corpo, sappi che sei guidato in questo momento nel rilasciare energie in eccesso, in esubero o energie ostruite e realizzare una guarigione psicofisica, mi stanno dicendo. C'è una grande protezione spirituale, va bene? Anche i tuoi avi, i tuoi antenati, Vediamo cos'altro. Anticonformismo. Le tue qualità uniche sono una parte importante del proposito della tua vita. Essere e sentirsi diversi dagli altri non è una cosa cattiva, anzi. Allora, questo è un messaggio e ti dicono di uscire fuori dagli schemi. Prossime ore, prossimi giorni, se ti senti diversa o se ti senti diverso, fa parte delle tue qualità. Allora, aumenta quelle qualità. Se senti per esempio delle emozioni contrastanti, io non lo so se tu fai il percorso sciamanico con me, però ti consiglio il rituale erotico della Kundalini per aumentare quelle sensazioni, magari può essere rabbia, può essere tristezza, può essere frustrazione, no? Magari c'è un po' di abbassamento d'animo o un po' di somatizzazione nel corpo, quello che stai sentendo. Qual è l'emozione principale relativa a quell'evento? L'aumenti, come facciamo con la respirazione, e quella cosa ti dà la possibilità di emergere, va bene? Di emergere, di rilasciare tossine energetiche e di emergere, perché hai delle qualità fondamentali che il mondo vuole vedere, che la tua anima vuole manifestare, ok? Cos'altro? Esperienza o epifania che ti cambia la vita, sta per succedere qualcosa che cambia la tua vita. Può essere anche quando fai questa pratica, il rituale erotico della Kundalini, perché migliaia delle nostre sorelle hanno cambiato la vita istantaneamente facendolo anche una sola volta e poi la ripetono sempre. Intuizioni, idee, manifestazioni diverse. Quindi questa carta mi dice che c'è un'esperienza o un'epifania che ti cambia la vita. È un momento grandissimo di benedizioni, di cambi benedetti per te e gli dei ti appoggiano in ogni passo che dai. Bene, allora, qua sta arrivando una cosa grossa. Adesso andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Però è come se stessi emergendo dal bozzolo, il bruco che diventa farfalla, è questa l'immagine. Le farfalle in questo momento che vedi sono la conferma di questa lettura. C'è il bruco che vola, no? Che diventa farfalla e quindi cambia completamente il suo stato. E quindi se noi crediamo di essere bruco e di non avere altre qualità, e invece ci sono quelle qualità, non ti permettono di volare quelle credenze limitanti, ma un'esperienza ti porterà a cambiare completamente tutto. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Energie delle prossime ore, prossimi giorni. Bilancia. Infatti abbiamo il Cavaliere di Bastoni, grande forza, grandi cambi, wow, il sole. E qua stanno arrivando notizie felici, un cambio di felicità sta arrivando, energia, forza, vigore, vigore fisico, vigore psichico e cambi e notizie di felicità che portano gioia con il sole. Cos'altro? Paggio di denari, qua abbiamo delle notizie serie proprio. Paggio di denari, qualcuno ti propone qualcosa? Qualcuno ti propone qualcosa? Ci sono dei cambi felici? 2 di coppe. Ah, c'è l'amore anche qua. 8 di coppe.
Allora, qua c'è una proposta, una proposta da parte di qualcuno. Allora, mi stanno chiaramente dicendo che nelle prossime ore, prossimi giorni, c'è la proposta di qualcuno, una proposta nuova. Questa proposta può riguardare la vita sentimentale o la vita lavorativa o pratica. Fatto sta che questa proposta è molto entusiasmante e implica uno spostamento, un viaggio o un lasciare la zona comfort, che può essere un po' più difficile, o il conosciuto, magari una persona nuova, magari qualcosa di nuovo che ti entusiasma. Può essere un po' complicato questo, ma tu ti appelli alla forza dello spirito e lo fai, perché è molto entusiasmante quello che vedo qui. Molta gioia, molta felicità, può essere anche una partnership lavorativa, la vera partnership lavorativa che implica un cambio da qualche altra parte. Ok, quali sono ancora le energie dei prossimi giorni? Paggio di coppe, sì, ti vedo entusiasta, creativa o creativo, ma al contempo vedo queste novità, novità che ti entusiasmano. Paggio di bastoni. Allora, io non lo so se fai un lavoro che comporta anche dei giovani, la gioventù, cioè, però è qualcosa che riguarda i giovani. Qualcosa che riguarda i giovani. Se parliamo di lavoro è qualcosa che coinvolge anche nuove esperienze, i giovani. Arrivano notizie, persone, ti vedo avere a che fare con tante, con diverse persone, entusiasmo, vedo entusiasmo, creatività, questo ti porta gioia ed entusiasmo, vedo. Il matto è una nuova fase della tua vita, arriva qui. Anche di bambini parla questa lettura, bambini, giovani, entusiasmo. Il matto, si apre un nuovo capitolo della tua vita, mi stanno dicendo, con molto entusiasmo. E il 9 di bastoni mi dice che, lo so che alcuni di voi sono molto stanchi, magari a livello fisico, vi sentite un po' stanche, però questo cambia tutto, quello che ti sto dicendo qui cambia tutto, va bene? Cos'altro arriva? Ancora, energie prossime ore, prossimi giorni, 5 di coppe. Non lo so se stai vivendo un momento di tristezza o di rancore o di rammarico o di senso di colpa, però mi dicono che se ne va questo momento, eh. Assolutamente sì. Un momento un po' di tristezza. E qua abbiamo un 3 di denari. Guarda, non sei sola o non sei solo, vedo cooperazione e collaborazione con persone. Chiamate, telefonate, cooperazione, collaborazione, nuovo capitolo che si apre, che ti fa uscire da uno stato di malinconia o da uno stato un po' di tristezza. Vedo cooperazione con persone, collaborazione, che creano una struttura insieme, no? Si danno il 5. Ehm, ti vedo sostenuta o sostenuto. Il 2 di bastoni vedo l'apertura di cammino delle possibilità, ci sono tante possibilità davanti. Guarda, ti dico una cosa, il tuo modo di essere, il tuo modo di fare viene riconosciuto come anticonformista e quindi vieni seguita o seguito per questo, si apre questo nuovo capitolo, va bene? Vediamo cos'altro. 5 di spade, 5-5, sta arrivando un cambiamento, vedi? Regina di denari, questo cambiamento ti porterà molta stabilità, un ritorno proprio a te stessa o a te stesso, stabilità sul piano pratico, sul piano lavorativo, magari pensavi che non fosse così, invece devi credere in queste opportunità qui, in queste opportunità che ti arrivano in queste prossime ore, prossimi giorni, perché a discapito di qualsiasi tipo di pattern mentale o energetico, io vedo che qua la regina dei denari mi parla di una grande stabilità. Proprio la regina dei denari è colei che si prende cura di sé, sa prendersi cura degli altri. È come se guidassi dei giovani, vedo qui. Come se guidassi dei giovani o guidassi il nuovo e le persone che chiedono questo nuovo. 4 denari mi parla di una stabilità raggiunta in questo momento, eh. Una stabilità raggiunta. Mettiamone un'altra. L'imperatore 4-4. Allora, qua arrivano delle novità che ti stabilizzano, portandoti gioia e molta soddisfazione. 4-4. L'imperatore mi parla di ordine, mi parla di un impero che hai costruito, di qualcosa che dà struttura, dà struttura. Qua si costruisce qualcosa insieme ad altre persone che dà struttura e ti senti finalmente al posto tuo, anche nel corpo. È una lettura di novità e di assestamento. Cavalieri di denari, di nuovo mi parlano sul lavoro o nella vita pratica. E arrivano queste. Allora, quello che arriva
Allora, se è un lavoro nuovo, se è qualcosa di nuovo in questi termini, dà ottimi risultati nel tempo, è qualcosa che si stabilizza, va bene? Perché c'è una partnership anche lavorativa qua, importante per molti di voi. La giustizia qua ci sei tu. Allora, si allinea tutto ciò che è percepito ingiusto. Quindi è come se portassi ordine laddove volevi più ordine, ti sentirai al posto tuo, nel posto giusto. Ehm, come dire, in spagnolo si dice Augusto, no? Ti senti Augusto con te stesso, te stessa? Assolutamente sì. Vediamo che cosa ci dicono questi altri oracoli. Per te, tutto è qui, tutto è qui, todo está aquí. Abbraccia la credenza spirituale del fatto che tutto già esiste nel qui ed ora. Vivi nel momento presente e godi di quello che hai. Questo è un consiglio per te. Ti dice che tutto quello di cui hai bisogno esiste già adesso e quindi è come se sperimenterai molta gratitudine nei prossimi giorni e nelle prossime ore e ti dicono di vivere nel qui ed ora, qui ed ora, qui ed ora e goditi questo perché è molto importante che tu lo faccia, mi dicono. Perché vivere nel qui ed ora ti permette di creare un grande futuro, no? La vita è un regalo. Guarda, mi parlano che ci saranno molte soddisfazioni per te in queste prossime ore, prossimi giorni. Vedrai proprio la vita come un regalo, ma anche perché la vita ti mette davanti dei regali in forma di persone, di... Come ti ho detto prima, scusami, ci sono delle collaborazioni, ti farà sentire piena, entusiasta, creativa. Assolutamente sì. Ok. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli della magia. Per te? Sì, sì, circondati di amore. Sarai circondata d'amore. Qua di nuovo le persone, no? Le persone. Verrai circondata d'amore nelle prossime ore, prossimi giorni. Ti vedo bella, bello, con rilassata, rilassato, entusiasta, godendo dei frutti del divino con le persone che incontri. Vediamo cosa ti dicono gli oracoli delle fate. No, 2000 no. Sii te stessa, sii te stesso. Guarda come si avvicina a quello che ti diceva questa carta. Le tue qualità uniche sono una parte importante del proposito della tua vita. Essere e sentirsi differente dagli altri non è una cosa cattiva, è come se tu guidassi gli altri con il tuo esempio. Sii te stessa o te stesso. Questa circostanza esige autenticità, che è alla base del tuo potere personale. Sii te stessa e te stesso, anche se la mente ti può dire, no, se l'ho fatto già una volta, mi sono sentita in colpa, oppure ho provo del rancore. No, no, vai, vai, va bene? Vediamo un'altra. Allontanati, abbandona una situazione malsana e varca le porte che si aprono davanti a te. E la situazione malsana, le uniche carte un po' strane erano il 5 di coppe e il 5 di denari. Scusami, il 5 di coppe e il 5 di spade. Abbandona il pattern mentale, ok? Alleati con le emozioni, o qualsiasi cosa tu stia vivendo a livello fisico e ti porta a galla delle emozioni passate. Ti ho consigliato il rituale erotico della Kundalini, ma qualsiasi pratica tu stia facendo, basta che è radicale nel corpo, come lo yoga sciamanico, no? E allontanati da quello perché ti impedisce questa espressione di te. Il senso di colpa o la paura, il rancore ci limitano, va bene? Ecco perché facendo le pratiche si sblocca l'energia del corpo e si sblocca l'energia della vita.
va bene? Che cos'altro? Chiedi quello che vuoi, lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno. Non avere paura, non avere vergogna a chiedere quello che vuoi e soprattutto non avere timore di chiedere quello che la tua mente razionale, 5 di spade, reputa impossibile. Cioè non limitare la tua capacità di immaginazione e spara in grande. Chiedi quello che vuoi, perché l'universo ti sta ascoltando, è il momento propizio per questo. Sai i soffioni qua, oltre alle farfalle che ti ho detto prima, i soffioni, il tarassaco, no? Le piante di tarassaco, i fiori di tarassaco, anche se vedi dei fiori di tarassaco in questo momento ti confermano questa lettura qui. Magari chiedi quello che vuoi prendendo in mano un fiore di tarassaco. Questo video è un video sempre valido. Stiamo registrando questo video in primavera ed è pieno di tarassaco, almeno qua al sud da me è pieno. Sai quei soffioni da bambina, no? Da bambini che usavamo? Ecco, magari soffiaci sopra, chiedi quello che vuoi e soffiaci. Questo è un rito potentissimo per la psiche, va bene? È bellissimo, bellissimo. Vediamo cos'altro hanno da dirti questi oracoli dello sciamano. Il sonaglio e il gufo, anche il gufo, sentirai il gufo nelle prossime ore, prossimi giorni, è la conferma della lettura. Il sonaglio è lo spirito, è la voce dello spirito. E il gufo sono i valori della notte, la magia. Allora, la magia ti sta permeando, cioè sei permeata o permeato di magia. Allora, le idee che avrai creative, tutte le idee che avrai nei prossimi giorni sono gli dei. Le idee sono eidola, dei. Allora, le idee che avrai nei prossimi giorni sono gli dei, sono voce degli dei. Fidati, ti dice il gufo. Fidati, va bene? Perché è esattamente quello che vuoi, la risposta, la conferma alla tua richiesta, qualsiasi richiesta sia. Ok? Adesso ti metto questa carta qui. Anzi, voglio mettere, siccome mi hanno detto l'anticonformista e tante volte hanno ribadito il fatto che ci sono le tue qualità innate che non devi reprimere, vediamo su quale puntano soprattutto l'attenzione con la carta degli archetipi. Qual è una di queste tue qualità uniche che vuole emergere grazie a quello che accade prossime ore, prossimi giorni, con questo essere te stesso anticonformista? Bilancia. Il principe, la tua eleganza. La tua eleganza non è negoziabile, la tua eleganza d'anima, la tua eleganza, principe, incanto romantico e potenziale di potere. Tu hai incanti a livello romantico le persone e hai un potenziale di potere con questa tua eleganza animica innata. Allora, oltre al principe a indicarmi che qua c'era il 2 di coppe e quindi c'è un amore nuovo o qualcosa a livello romantico, ma al di là l'amore permea la tua creatività e il tuo modo di essere e la tua eleganza d'animo. Proprio la tua eleganza, una delle qualità, questo incanto romantico, che incanti le persone per il tuo modo di essere e il tuo modo di fare. Questa qualità vuole emergere. Allora tutte le volte in cui ci siamo sentiti turbati in questo nostro modo di essere, ti consiglio vivamente di fare quella pratica e allearti con l'emozione corrispondente a quando ci siamo negati di esserlo. Va bene? Vediamo un attimo cosa le carte che stavo prendendo prima. Qual è il consiglio per andare incontro a questo? Decidi tu. Decidi tu. Allora, oltre al principe essere il tuo amante mistico, no? Se chi fa le pratiche yoga sciamanico con me, l'amante mistico, segui le idee, le intuizioni che sono espressioni sue. Qua dice decidi tu. Quando dai te stesso liberamente, espandi la tua energia. Se dai solo per ricevere, sembrerà un peso o un drenaggio. Sii genuino, dal cuore. E questo è un consiglio. Allora, è un consiglio per te di non dare solo per ricevere.
ma come fa il principe, no? Il principe è un po' come il cavaliere di coppe, si dà se stessa o se stesso perché non ne può fare a meno. È come la rosa non può fare a meno di essere la rosa, non potrebbe essere un girasole, si dà, lo fa per amore del darsi, non lo fa per ottenere un complimento esterno, non lo fa perché quando sboccia la rosa le persone dicono che bella rosa, lo fa perché è rosa. Allora datti senza remore, esprimi te stessa, sii te stessa o te stesso. E questa è una bellissima immagine di una ragazza che sta nel bosco, la natura ti insegna come si fa e non te lo insegna concettualmente, te lo insegna in forma esperienziale quando cammini in un bosco, passeggi in natura. Ok? Quindi, ragazze mie ragazzi, una stesa stupenda, devo dire la verità, stupenda. Io concludo qua e ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.